Immagina di essere al comando di un sottomarino nucleare in un'operazione segreta nelle acque della Scozia. È notte fonda e tutto sembra sotto controllo, finché un colpo scuote lo scafo. Hai appena trascinato un peschereccio verso il fondo. Questa è la storia del Trenchant, un addestramento trasformato in tragedia. Si consiglia la visione a discrezione del pubblico. Il 14 novembre 1990, 6 ufficiali cadetti e il loro istruttore salirono a bordo di un sottomarino nucleare di classe Trafalgar chiamato Trenchant. Questi studenti erano all'ultima parte di un programma di addestramento lungo 24 settimane chiamato Perisher, che seleziona i migliori comandanti di sottomarini al mondo. Solo chi supera il corso può aspirare a diventare comandante e un giorno persino capitano di un sottomarino nucleare. L'addestramento prevede prove sempre più difficili, con l'istruttore che aumenta gradualmente la pressione e poi si fa da parte, lasciando agli studenti più controllo. Questi non sono giovani ufficiali appena usciti dall'Accademia Navale, ma ufficiali esperti, tutti in corsa per ottenere la qualifica di comandante. All'inizio del corso c'erano più di 6 studenti, e solo raramente così tanti riescono a completarlo. Il 16 novembre, dopo una prima serie di prove in mare aperto, erano rimasti solo in 4 e questi 4 stavano per affrontare la parte più difficile del loro addestramento: le manovre in acque ristrette e pericolose vicino al Firth of Clyde, in Scozia. Alle 18 del 21 novembre, uno degli studenti assunse il comando per un'esercitazione, con il compito di posare mine simulate, mentre una nave chiamata Charybdis cercava di fermarlo. Alle 01:30 lo studente aveva completato la prima parte dell'esercitazione, posizionando l'ultima mina fittizia, e si preparava per la seconda parte del suo test. Ordinò al sottomarino di risalire fino alla profondità periscopica per cercare la Charybdis e simulare un attacco. Dopo essere risalito, guardando attraverso il periscopio, vide la nave in lontananza. Vide anche 2 pescherecci, ma erano lontani. Quindi fece immergere di nuovo il sottomarino per completare l'attacco simulato. Mezz'ora dopo, alle 02:00, l'esercitazione fu dichiarata conclusa. Lo studente si preparava a cedere il comando al successivo, mentre l'istruttore e il capitano discutevano su come fosse andata la prova. L'ultimo compito dello studente era eseguire una virata di 180 gradi per tornare in porto, ma appena lo fece, udirono un segnale sonar. Qualcosa si trovava nelle vicinanze, a circa 350 metri. Il problema era che il tipo di sonar del Trenchant non forniva una posizione precisa, ma solo un intervallo approssimativo della distanza. Tuttavia, l'equipaggio presunse che fosse la Charybdis o uno dei 2 pescherecci visti in precedenza e manovrò per evitare la collisione. Meno di 15 minuti dopo, il controllore sonar informò il capitano che qualcosa si trovava ancora nelle vicinanze. Pochi minuti dopo, il segnale divenne più forte. Cambiarono leggermente rotta per allontanarsi dal segnale, ma apparentemente non abbastanza velocemente. Poco prima delle 02:19 sentirono un forte colpo provenire dal lato destro dello scafo. Anni prima Jamie Russell era diventato capitano di un peschereccio chiamato Antares. Aveva iniziato a lavorare come pescatore subito dopo aver finito la scuola superiore e quando aveva 23 anni decise di fare sul serio e lavorare per ottenere la certificazione necessaria per comandare la sua nave. Un anno dopo ottenne le qualifiche e nel 1980 comprò il suo primo piccolo peschereccio. Nel 1987 era pronto per fare un salto di qualità e trovò una nave di 17 metri. Nonostante fosse un'imbarcazione vecchia, costruita nel 1965, era ben mantenuta e robusta. Nel novembre 1990 Jamie decise di provare un nuovo metodo di pesca. Fino a quel momento aveva praticato principalmente la pesca a strascico di fondo, che utilizza reti a forma di cono per catturare pesci sul fondale marino. Tuttavia, quel novembre cambiò metodo e passò alla pesca pelagica, che impiega una rete più grande e la trascina a mezz'acqua per catturare pesci come sgombri, aringhe e merluzzi blu. La notte del 18 novembre, Jamie e il suo equipaggio si imbarcarono sull'Antares e partirono dal porto, dirigendosi verso il Firth of Clyde.
Nei pressi di questa zona si trova il Butte Sound, un'area profonda e ricca di nutrienti che attira molti pesci. Il viaggio era iniziato come un'uscita normale, con il peschereccio che si coordinava con altre navi per evitare collisioni e, ogni sera, l'equipaggio si fermava in porto per vendere il pesce pescato. 3 giorni dopo, il 21 novembre alle 17:30, l'Antares tornò a pescare nel tratto meridionale del Butte Sound. Altre 2 imbarcazioni si trovavano già lì, così Jamie e gli altri capitani rimasero in contatto via radio per mantenere una distanza di sicurezza. Jamie informò gli altri capitani che aveva intenzione di dirigersi verso nord, fare una virata verso l'isola di Arran e vedere cosa poteva pescare lì. Dopo aver dato queste indicazioni, si ritirò sotto coperta per riposarsi, lasciando uno dei membri dell'equipaggio al comando. Durante la notte, poco prima delle 22:30, l'Antares fece una virata e Jamie si svegliò. Uno degli altri pescherecci passò vicino all'Antares e vide la nave alzare le reti, virare a nord-ovest e calarle di nuovo. Tuttavia, 10 minuti dopo, i membri dell'equipaggio degli altri 2 pescherecci notarono qualcosa di strano. Un membro dell'equipaggio chiamò via radio per chiedere se qualcuno riusciva a vedere l'Antares, ma nessuno dei 2 riusciva più a individuarlo. Non c'era nebbia o maltempo e il mare era calmo quella notte, quindi la visuale era perfetta. I capitani presumettero che l'Antares si fosse semplicemente allontanato troppo per essere visibile, ma la verità era molto diversa. Intorno alle 2 del mattino, l'equipaggio dell'Antares avvertì un brusco strappo, come se qualcosa avesse agganciato la loro rete. Dal violento movimento si resero conto che si trattava di qualcosa di grosso. Il capitano tentò immediatamente di alzare le reti e mettere i motori a piena potenza, ma non funzionava. L'Antares veniva trascinato rapidamente verso il basso. L'equipaggio corse verso le zattere di salvataggio, ma a causa della concitazione fu difficile liberarle, poiché erano fissate saldamente alla nave. Prima che avessero il tempo di sganciarle, l'Antares fu tirato sott'acqua e si capovolse. L'acqua si riversò all'interno dell'imbarcazione e i 2 uomini che si trovavano ancora nella cabina di comando afferrarono un martello e ruppero una finestra per cercare di uscire, ma era ormai troppo tardi. L'Antares stava già affondando rapidamente, trascinandoli con sé verso il fondo del mare. Nel frattempo il comandante sonar del Trenchant si rese conto che probabilmente avevano agganciato una rete da pesca, ma non si rese conto che c'era ancora una barca attaccata. Avvertì il capitano, che ordinò di fermare tutti i motori. Mentre il sottomarino rimaneva immobile, sentirono qualcosa graffiare lungo il lato dello scafo. Il comandante prese il controllo e si preparò a riportare il sottomarino alla profondità periscopica, ma non potevano risalire direttamente per evitare di danneggiare il sottomarino colpendo ciò che era ancora intorno a loro o rimanendo impigliati ulteriormente. Così ordinò di procedere lentamente a 5 nodi e di virare il sottomarino di circa 30 gradi. Finalmente raggiunsero una profondità di circa 11 metri sotto il livello del mare, ma non era ancora chiaro se fossero riusciti a liberarsi da ciò che avevano agganciato. Il capitano ordinò di controllare il sonar per rilevare rumori in superficie, ma non trovarono nulla e per un momento pensarono che il pericolo fosse passato. Poi un membro dell'equipaggio riferì di aver sentito un suono simile a un'elica che si avviava e a una strana agitazione in superficie. Il capitano ordinò alcune manovre evasive per sicurezza e fece risalire il sottomarino alla profondità periscopica. Una volta emersi, non videro altro che i 2 pescherecci già noti. Contattarono la Charybdis per chiedere se avessero notato qualcosa di insolito, ma non ricevettero notizie allarmanti. Pensarono quindi che potesse trattarsi di una rete abbandonata che avevano accidentalmente agganciato. Tuttavia, dopo aver ispezionato la chiglia del sottomarino, trovarono un filo attaccato a una catena aggrovigliata
attorno a una cupola che proteggeva il sonar. La catena era così pesante da tirare leggermente il trenchant. Con delle cesoie riuscirono a tagliare il cavo e liberarsi. Il capitano chiamò i 2 pescherecci per chiedere se avessero notato qualcosa, ma non ricevette risposta. Alle 5 del mattino, dato che nessun allarme era stato lanciato, decisero di riprendere l'esercitazione. Tuttavia la sala operativa sulla terraferma era molto più preoccupata. In quella zona, conosciuta come Submarine Alley, i pescatori avevano segnalato per anni il pericolo di collisioni con sottomarini. Nel 1982, un'altra nave, chiamata Sceralga, era stata trascinata per 16 chilometri da un sottomarino e alla fine era affondata. Fortunatamente, gli uomini a bordo di quella nave furono salvati. La sala operativa temeva che fosse successo di nuovo, che una barca fosse stata coinvolta e che ci fossero marinai in pericolo. Le operazioni passarono immediatamente le informazioni al servizio di soccorso aereo, avviando un'indagine. La notizia arrivò anche al segretario dell'Associazione dei pescatori locali, che iniziò a chiedere a tutti i pescatori della zona se qualcuno avesse perso le reti. Alla fine uno dei capitani che si trovava in mare quella notte fu interrogato e si rese conto che l'Antares era probabilmente scomparso per questo motivo. All'inizio era troppo difficile accettare quella possibilità. La pesca è sempre stata un mestiere pericoloso, ma l'idea di essere trascinati a fondo da un sottomarino era semplicemente troppo spaventosa da contemplare. Il segretario cercò di contattare l'Antares, ma non ottenne risposta. Ordinò quindi una ricerca in tutti i porti, ma la nave non fu trovata. Vennero inviati elicotteri e, in poco tempo, trovarono casse di pesce e tracce di olio in mare vicino all'ultima posizione nota dell'Antares, che le altre imbarcazioni uscite quella notte si unirono alla ricerca, insieme a 31 altri pescherecci della zona. I marinai iniziarono a cercare sopravvissuti in mare e a utilizzare i sonar per trovare la nave scomparsa. La Charybdis si unì alla ricerca e pose una boa nel punto in cui il sonar aveva rilevato qualcosa. Tragicamente, si scoprì che si trattava del relitto dell'Antares. Riuscirono a recuperare la nave, ma purtroppo i 4 membri dell'equipaggio erano già morti. Il trenchant aveva accidentalmente agganciato la rete dell'Antares e l'aveva trascinata sotto il mare. L'equipaggio non aveva avuto il tempo di lanciare le zattere di salvataggio o di eseguire le procedure di sicurezza che avevano appreso nei corsi di addestramento. Ancora oggi la Marina britannica utilizza il Submarine Alley per il corso Perisher, ma affermano di prestare maggiore attenzione per evitare di danneggiare le imbarcazioni da pesca presenti in quella zona.